Ciao a tutti, homebrewers e appassionati. È arrivato il momento di assaggiare la mia Smash, cioè la birra prodotta con un singolo malto e un singolo luppolo. Il malto è un malto base prodotto localmente in modo artigianale e il luppolo è un Cascade che ho coltivato, raccolto ed essiccato in casa personalmente. Se vi siete persi il video intero della cotta, vi consiglio di andarla a guardare e vi lascio anche il link in descrizione. Ma ora è arrivato il momento di assaggiare la birra e di condividere con voi le mie impressioni e quelle di palati più esperti. Vi riassumo un po' le caratteristiche della birra. È una birra chiara ovviamente, essendo fatta con un solo malto base e doveva essere piuttosto bilanciata tra il dolce e l'amaro, in modo da poter giudicare meglio i due ingredienti. Alla fine della cotta però ho avuto una densità iniziale di 1,40, un po' più bassa di quella prevista. Questo perché ho usato un malto di cui sconoscevo l'estratto potenziale, cioè la sua efficienza in ammostamento. Il rapporto dolce-amaro si è quindi sbilanciato un po' sul luppolo. E anche del luppolo sconoscevo le sue potenzialità amaricanti effettive e ho impostato un valore più basso del range della varietà Cascade a cui appartiene. Ho scelto per la birra poi un lievito ale neutro come il Fermentis US05 che qui ha attenuato molto bene fino a 1,008, quindi un'attenuazione del 79%. Questo conferma che il mosto era molto fermentescibile e sono rimasti pochi zuccheri complessi, quindi gli enzimi nel malto c'erano e hanno lavorato molto bene. Passate le prime 3 settimane dall'imbottigliamento, ho fatto il primo assaggio. La birra si presenta di colore molto chiaro, un giallo paglierino appena dorato, con leggera velatura. Schiuma abbondante, con bolle grossolane, ma che mostrano una buona persistenza. Si nota anche una certa effervescenza. Sulla carta avevo pianificato 2,4 volumi di CO2 per litro, ma è probabile che la birra abbia acquisito qualcosa in più. Questa è la mia impressione. All'aroma spicca un sentore di limone e agrumato molto intenso. Sentori floreali e leggero panificato. Quello che noto subito è che questo mio Cascade differisce abbastanza da quelli commerciali che ho avuto modo di usare o di percepire nelle birre in commercio fatte con questo luppolo. Qui sono molto marcate le note di limone. All'aroma segnalo anche un leggero sentore sulfureo, non tanto piacevole. Al gusto la base dolce è molto leggera e ricorda il panificato senza spingersi sul caramello. L'amaro invece è ben presente e rimane lungo sul finale. Non è troppo forte, ma il bilanciamento propende sicuramente sull'amaro. Rimane nel finale anche un po' di astringenza e un po' di vegetale. Al mouthfeel, nonostante l'amaro spinto, la birra è setosa e morbida. Il corpo non è troppo scarno e la carbonazione vivace rende la bevuta scorrevole, anche se pizzica un po', potrebbe migliorare se è servita in modo da far liberare un po' più di CO2 già nel bicchiere. Le mie impressioni su una birra del genere sono abbastanza positive. La birra è piacevole e interessante a modo suo, ci sono delle piccole cose non proprio perfette. Il malto è molto chiaro e nonostante i passaggi di decozione non sono riuscito a far tirar fuori delle belle note di miele o di caramello. Però da parte sua un fattore secondo me che ha aiutato molto a migliorare la bevibilità di questa birra sono le proteine, che non solo si vedono nell'aspetto velato conferito alla birra, che personalmente non attribuirei al lievito qui, ma si sentono anche nel mouthfeel e danno quella setosità e morbidezza che in una birra luppolata fa tanto piacere e la rende meno ruvida. Quindi per una birra luppolata in stile session, secondo me può essere un malto molto buono da questo punto di vista.
Il luppolo mi piace tanto come aroma, è abbastanza intenso e non ho percepito note di luppolo ossidato o mal conservato, e questo è già un buon dato per un luppolo raccolto ed essiccato in casa e senza neanche troppe attrezzature e accorgimenti particolari. Per quanto riguarda l'amaro, avevo dato 6% di alfacidi presunti, ma dall'assaggio penso che ne abbia molti di più. In futuro starei tra i 7,5 e l'8%. Sono sempre valutazioni fatte in modo empirico, non ho un modo per quantificarli con certezza. Su questo può aver anche contribuito un'estate molto secca e siccitosa a far concentrare di più le resine del luppolo. Di sicuro il luppolo non ha avuto l'acqua che prende nelle coltivazioni vere e proprie. Tra gli aspetti negativi, invece, cito la stringenza sul finale, che non so se dipende dal luppolo in sé o dal suo utilizzo. Non è molto elegante e il vegetale in una birra luppolata sarebbe sempre meglio evitarlo. Dopo aver assaggiato la birra, ho deciso di farla valutare da giudici esperti. Ed essendo che la birra è venuta fuori abbastanza luppolata, ma di grado alcolico e corpo piuttosto leggero, ho deciso di scriverla come Specialty IPA di base American IPA ma di forza Session. Una Session IPA. All'arrivo delle schede è stata una sorpresa leggere le impressioni dei giudici che hanno trovato delle note un po' insolite e interessanti sulla birra. All'aroma i giudici hanno segnalato una forte intensità di agrumato e di limone, segnalando addirittura eccessive note di coriandolo e di spezie, come se fossero state proprio aggiunte. Al gusto un maltato leggero e note agrumate e speziate più spinte con finale agrumato che ricorda la buccia di limone. Un giudice ha segnalato anche del fenolico e un carattere di lievito belga, confermata la presenza di astringenza e di vegetale. Dall'analisi dei giudici sembra quasi una wheat beer venuta un po' male, più amara e con molti fenoli, troppo coriandolo e che lascia percepire anche la buccia di limone. Sul limone e sull'agrumato i giudici hanno confermato le mie impressioni sul profilo aromatico di questo Cascade. Addirittura il limone è così spinto da indurli a credere in un uso eccessivo di coriandolo. La parte speziata invece per me è un po' una sorpresa. I fenoli segnalati e il carattere belga del lievito difficilmente possono essere venuti fuori dal fermentis US05. Anche qui credo che il carattere speziato possa provenire dal luppolo o possibilmente dalla combinazione tra aromi prodotti dal luppolo e dal lievito. Quel che è certo è che queste insolite materie prime hanno caratterizzato molto la birra e hanno tirato fuori anche qualcosa di insolito e di particolare che non ci si poteva aspettare o immaginare fin dall'inizio. Per quanto riguarda il luppolo, a me l'aroma non dispiace affatto. Lo vedrei bene principalmente su stili di birre luppolate su base americana, ma potrei provarlo anche a piccole dosi anche su birre come Saison e Wheat Beer. Il malto invece lo vedo bene come per questa birra su birre luppolate, dove aiuta con il corpo e la presenza di proteine a rendere più morbido il mouthfeel, ma sarebbe interessante anche utilizzarlo insieme al frumento su birre come Weiss o Wheat Beer. Per quanto riguarda l'aspetto velato che io attribuirei alla presenza di proteine, vorrei provare anche altri step di protein rest, come molti di voi mi hanno suggerito, magari su un range di temperatura un po' più alto, intorno ai 50 gradi, e possibilmente lo prolungherei anche fino a 15-20 minuti. Per il momento non ho altro da aggiungere su questa birra fatta con materie prime prodotte artigianalmente. È stato un esperimento interessante. Se volete chiedermi qualcosa o dirmi un vostro parere, fatelo sotto nei commenti. Se il video vi è piaciuto invece vi invito a lasciare un like e a iscrivervi al canale e attivare le notifiche se non l'avete ancora fatto, in modo da rimanere sempre aggiornati sui prossimi contenuti. Grazie e ci vediamo al prossimo video.